È il 15 gennaio e adesso vediamo se le misure che ho preso per il serbatoio sono giuste. È un po' bassetto, Niente, speravo di risolverla in 4,48, ma mi sa che è troppo alto e dovrò tornare quando c'è luce per misurare bene tutto. In realtà il serbatoio da solo starebbe tranquillamente in questo spazio, ma ho creato già la scatola delle dimensioni della scatola che conterrà il serbatoio perché lo voglio isolare. È il serbatoio delle acque grigie, non voglio che congeli in caso di freddo e non voglio svuotarlo in giro a caso, perciò gli creo un sistema di isolamento fatto bene e fissiamo il tutto quanto qua sotto. Adesso vado a ordinare il serbatoio e ci rivediamo appena arriva. È divertente il fatto che ho preso tante misurazioni, ho creato lo scatolone di cartone, alla fine ho comprato una misura diversa. Non so, l'istinto mi dice che questo starà meglio. Ovviamente non è solo l'istinto, non ho fatto lo scatolone per controllare bene, ma mi sono accorto che non abbiamo problemi di lunghezza, mentre c'erano problemi sia nell'altezza che nella larghezza. E questo è un po' più piccolo su questi due lati, mentre è più lungo. Quindi 2 litri in meno, serbatoio da 66 litri che adesso coibenteremo. Lo isoliamo il meglio possibile per evitare che poi ghiacci. Per isolarlo ho acquistato di seconda mano, quindi sono stracontento di questa cosa, dell'isolante elastomerico a celle chiuse. Questo è un materiale che molto spesso viene utilizzato anche per l'isolamento interno di camper, van, eccetera, perché è facile da posare, ha tanti lati positivi, però è comunque un derivato del petrolio e ci sono ancora tanti punti di domanda riguardo a questo materiale. Come sapete, questo è un progetto ecosostenibile il più possibile. L'interno dello scuolabus lo isoleremo con 2 materiali naturali al 100% combinati insieme, però ne parleremo nei prossimi video. Per la tanica però questo materiale ci va benissimo, sarà facile da incollare e non ha problemi con l'umidità. Abbiamo 2 rotoli, uno 25 mm sarà l'isolante, l'isolamento diciamo principale. Questo rotolo qua invece è da 6 mm e lo utilizzerò solamente per separare le staffe che saranno sugli angoli dal serbatoio, perché le staffe serviranno a sorreggere il peso del serbatoio e non voglio che ci sia troppo spessore tra la staffa e il serbatoio. Quindi adesso iniziamo creando delle striscioline con il rotolo da 6 mm. Bene, adesso che le abbiamo, il prossimo passaggio è incollarle utilizzando il lato adesivo sugli angoli della tanica. In questo modo saranno pronte ad accogliere le staffe e ci lasciano lo spazio esatto che dobbiamo coprire con il rotolo invece da 25 mm. Bene, in realtà nel frattempo sono passati 2 giorni, oggi è il 4 febbraio e piove un sacco, ma andiamo avanti col nostro serbatoio. Come avete visto ho terminato la copertura applicando il rotolo da 25 mm sui lati, su tutti i lati. Quindi l'unica parte diciamo più sottile sono gli angoli, dove adesso andremo a fissare gli angolari in acciaio inox. Vedete, andranno praticamente qui così e saranno il supporto, la struttura di supporto per il peso della tanica dell'acqua. Oi. Per forare questi angolari ho fatto 8 buchi da 8 mm, ci ho messo più di 3 ore. È duro l'inox, fortuna che avevo le punte giuste, se no non sarei mai riuscito a farlo. Adesso per farvi vedere come dobbiamo metterli, prima facciamo dei tagli, vediamo come stanno. Questa è la struttura portante del nostro serbatoio, quella che sosterrà il peso. Adesso le creiamo una bella copertura in multistrato marino che oltre a proteggere l'isolante servirà anche appunto da struttura perché manterrà il tutto bello saldo insieme.
È il 2 marzo e adesso andiamo avanti col serbatoio. Finalmente ho chiuso sia questo lato, ho chiuso, fissato, sigillato, ma anche questo lato. Devo ancora pitturare, ma bene, bene. Comunque questo, se non l'avete già visto, l'ho pubblicato in diversi altri video che vi lascerò le schede qua sopra, non so ancora da che parte comparirà. E se ci cliccate sopra vi fa vedere i video con la chiusura dei fori, l'inserimento delle nuove finestre e insomma è stato un lavorone. Adesso posso concentrarmi sul serbatoio. Ho scoperto una cosa nel mentre, una cosa che molte persone probabilmente reputano banale, e cioè che questa ghiera grande in realtà serve per la pulizia dell'interno del serbatoio e perciò sarebbe meglio tenerla sulla parte inferiore del serbatoio per poterla aprire da sotto e pulire. Non avendoci pensato però avevo pianificato di creare una scatola praticamente chiusa sotto e invece adesso dobbiamo inventarci una sorta di botola apribile. Ok, prima di capire come fare lo sportellino volevo vedere effettivamente come sarà posizionato sotto al pianale dello scuolabus e guardate che spettacolo! Ho usato giusto 4 spaghi per legarlo ed è perfetto. Quindi praticamente queste staffe angolari di inox le fisserò direttamente ai longaroni qua, qua e qua nello scuolabus. E come vedete ha anche una bella altezza da terra. Inoltre abbiamo un sacco di spazio sia da questo lato che dall'altro per decidere dove fare fuoriuscire i rubinetti, o anche lateralmente in realtà, forse è ancora più semplice. Anzi, mi sa che lateralmente è proprio l'idea migliore perché c'è già la predisposizione e viene verso l'esterno, quindi è ancora più semplice da svuotare. Che fortuna! Onestamente non ero certo al 100% delle misure, ma a una certa ho detto vabbè, prendiamolo, vediamo e poi speriamo che tutto combaci bene. Meglio di così non poteva combaciare. 4 marzo, ho fatto un po' di acquisti, adesso continuiamo col serbatoio. Avevo pensato di fissare i lati con i pezzi di angolare che mi erano avanzati dopo il taglio. Ma dato che si sta una vita a bucarli perché sono spessi 2 mm, no 3 mm addirittura forse, quindi ho acquistato un altro angolare molto più sottile, 0,6 se non sbaglio, che dovremmo riuscire a bucare in 3 secondi. Ho anche acquistato delle viti, in particolare delle viti da carrozziere, che hanno il vantaggio di avere una parte quadrata sotto la testa, quindi questi li posso infilare all'interno del serbatoio puntando verso l'esterno e si incastrano automaticamente, quindi non serve avere una chiave inglese per bloccare il dado o la testa del bullone all'interno mentre dall'esterno avvito. Il che vuol dire che anche in futuro, se volessi svitare tutto quanto mentre è fisso sotto allo scuolabus, lo posso fare perché appunto basta svitare dall'esterno il dado e riesco a togliere i pannelli di legno. Banana. 6 marzo, il nostro serbatoio è quasi pronto, manca ancora qualche dettaglio, ma mi servono i materiali. Ma intanto possiamo vedere se riusciamo a fissarlo ai longheroni dello scuolabus. Adesso pesa un po' di più, quindi sarà un po' più complicato. Avevo già preso le misure, ma è meglio verificare dopo aver fissato tutto quanto.
Certo che bucare metallo è stancante, è proprio faticoso fisicamente. Direi che il serbatoio sta bene in posizione. Ho dovuto fare una piccola modifica qua perché con i pannelli di legno la dimensione sforava di 1 centimetrino, diciamo, niente di grave. Per il resto l'ingegneria è molto semplice. Come vedete l'idea è che queste barre filettate che vengono fissate sotto, quindi tengono il peso dal basso, non dall'alto, entrano nei lungheroni e le fisso con un dado dall'altro lato. Farò in modo che resterà fisso da questo lato e lo potrò avvitare e svitare sotto per poter poi smontare direttamente il serbatoio. Come vedete l'altezza è perfetta, è più alto di altre parti dello scuolabus e qui ci sarà il rubinetto, non so se farlo uscire di qua o metterlo laterale, proprio facile da aprire.